Prima di qualunque altra informazione, voglio precisare che attualmente il titolo in questione non è disponibile in italiano, perciò in questo contenuto sarà soggetto alla mia traduzione amatoriale. L'interfaccia principale presenta 5 opzioni. Esci, chiude il gioco riportandoti al pannello di avvio. Crediti, riporta i nomi delle persone che in una maniera o l'altra hanno partecipato alla realizzazione del titolo. Lingue, sono presenti l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e il portoghese. Come ho accennato nella premessa, l'italiano non è disponibile, ma essendo questo gioco molto intuitivo nella sua dinamica, te lo consiglio lo stesso se ti piace ed intendi giocarlo, anche perché questo contenuto è esso stesso una traduzione, quindi potrai tornare a guardarlo se dovessi riscontrare qualche difficoltà. Impostazioni. Qui potrai decidere o modificare diverse robe. Il volume della musica, intesa come strumentale. Il volume dei suoni, intesi come suoni della natura. In questo caso il cinguettio degli uccelli e il fruscio del vento. Lo scorrimento su margini, precisamente la velocità con la quale potrai spostarti da un margine all'altro dello scenario. Poi trovi i tasti per giocare a schermo intero, oppure ridotto a finestra. E se per qualche ragione il gioco non si avvia con la corretta risoluzione del tuo schermo, qui troverai ben 11 risoluzioni predefinite. Gioca. Gli spazi salvataggio disponibili sono 3, ma non troverai alcuna specifica di cosa ci sia salvato all'interno. Semplicemente troverai scritto se si tratta di una partita nuova oppure da continuare. Una volta che avrai selezionato un salvataggio, apparirà l'interfaccia secondaria. In alto troverai solo l'icona della casetta, la quale apre la finestra di opzioni dell'interfaccia principale. In basso, invece, troverai il segmento con la moneta, che tiene conto dei guadagni considerando entrate ed uscite, il segmento con la stellina, che tiene traccia dell'avanzamento di livello, e ti faccio presente che in totale ce ne sono 35, e le etichette, invece, che racchiudono 4 categorie di elementi: vasche, forniture, decorazioni ed aiutanti, ma scenderò nel dettaglio in un secondo momento. Capybara Spa ti dà il benvenuto. Purtroppo non ci sono spa e neanche capibara. Tutti gli animali sono scappati a seguito di una brutta tempesta che ha lasciato la montagna in rovina. Pulisci, fornisci e decora affinché tornino i capibara e tutti i loro pelosi, squamosi e piumati amici. In bocca al lupo per trovarli tutti e divertiti. Queste sono le premesse del titolo, seguite immediatamente da una brevissima guida. Clicca le frecce sulla tastiera oppure tieni premuto il tasto destro del mouse per spostare la visuale. Acquista una vasca con arance, poi collocala nello scenario. Prendi un capibara e trasportalo all'interno della vasca con arance. Acquista un orticello di carote e dà uno spuntino al capibara. Prendi quest'ultimo e rilascialo sul sentiero sottostante dopo la sua sosta. Clicca sul nuovo spazio e ripuliscilo per espandere la tua spa. Così viene confermato il fatto che giocare a questo titolo è molto semplice perché ciò che hai appena visto è letteralmente tutto ciò in cui consiste la sua dinamica. Un'informazione che a mio parere manca è che la visuale non si muove solo in lunghezza, ma anche in profondità. Infatti, utilizzando la rotellina del mouse potrai accedere allo zoom e regolare a tuo piacimento quanto vicino o quanto lontano vorrai vedere lo scenario. Colgo l'occasione per saltare velocissimamente nel mio salvataggio e farti vedere come appare da un margine all'altro. Non è gigante, ma direi che è moderatamente vasto. Proseguendo con il discorso, quando clicchi su una porzione di spazio qualsiasi, vedrai apparire in basso le informazioni che la riguardano. In questo caso, essendo completamente vuota, non riporta nulla. Nessuna fornitura, nessun aggiornamento e nessuna decorazione. Al contrario, se la porzione è occupata da qualcosa, in questo caso la vasca con arance, vedrai apparire le specifiche degli elementi ognuno nella propria sezione. Per quanto riguarda invece le porzioni di spazio in cui si trova la vegetazione infestante, vedrai solo la possibilità di disfartene per un costo iniziale di 20 monete. Ogni porzione ripulita recherà un rincaro di 10 monete alla porzione successiva, quindi ripristinare l'intero scenario può rappresentare una piccola sfida. Altre due cosette da dire sono che la freccia blu permette di spostare gli elementi e potrai andare a collocarli su tutti e tre i piani della montagna. La X rossa invece permette di eliminare gli elementi e ti verrà restituita una percentuale delle monete totali che avrai speso su di essi fino a quel momento. Incluso nello scenario c'è ovviamente anche il sentiero sottostante, sul quale non è possibile collocare nulla, ma sul quale appaiono abbastanza di frequente funghi, fiori selvatici e piccole rocce. Il tutto potrà essere raccolto per arrotondare l'incasso. Tutto quello che hai intravisto dalla veloce visione del mio salvataggio te lo mostro adesso una categoria alla volta. Vasca con arance, bagni di fango.
doccia a mattoncini, stagno, vasca d'epoca, orticello di carote, pianta di fragole, pianta di mirtilli, albero di limone, albero di arancio, fiore di gelsomino, fiore di calendula, fiore di lavanda, fiore di rosa, fiore di giglio, stand di biancheria, produttore di sapone, bandierine quadrate, bandierine triangolari, recinto a traliccio, luci su corda, tettoia in tessuto, paravento bianco, ombrellone blu, statua anatra, statua rana, statua capibara, farfalla, coccinella, ape, libellula. Un ultimo salto nella mia partita per coprire una manciata di informazioni che ho tralasciato nei capitoli precedenti. Innanzitutto, 3 delle 4 categorie di elementi appena visti possono essere potenziati. Aggiorna le vasche ed aggiungi piccoli animali di fianco ai capibara. Aggiorna le tue piante per fare crescere frutti e fiori più velocemente. Ed aggiorna i tuoi aiutanti per farli volare in giro più velocemente. Il produttore di sapone entra in funzione nel momento in cui vengono inseriti al suo interno dei fiori, non importa quali. Gli animali di piccola taglia e i cuccioli vengono sbloccati durante 35 livelli, precisamente i capibara al quinto, le anatre al 12°, le tartarughe al 21°, le rane al 28° e le lontre al 35°. Per quanto riguarda invece gli aiutanti, sono completamente autonomi e ognuno reagisce al proprio dovere. La farfalla trasporta i frutti, la coccinella i fiori, l'ape gli asciugamani e per finire la libellula le saponette.